Un colloquio per disturbi improvvisi. Buongiorno, cosa succede oggi? Buongiorno, non mi sento bene da stamattina. Si sieda prima, per favore. Grazie. Che cosa ha notato esattamente? Mi gira la testa all'improvviso. È la prima volta che succede. Sì, mai così forte. Quando è iniziato? Stamattina, appena alzata. Subito dopo essersi alzata o un po' dopo? Subito dopo essermi alzata. Il capogiro è forte? Sì, soprattutto quando cammino. Deve reggersi a qualcosa? Sì, a volte. Ha anche mal di testa? Sì, un leggero mal di testa. Più davanti o dietro alla testa? Più davanti. Ha misurato la febbre? No, non ancora. Si sente calda o fredda? Piuttosto fredda. Si sente stanca? Sì, molto stancirca. Ha dormito bene la notte scorsa? No, ho dormito male. Ha avuto nausea? Sì, un po'. Ha vomitato? No, Ha mangiato qualcosa oggi? solo una piccola colazione, Che cosa ha mangiato esattamente? solo un pezzo di pane, Ha bevuto abbastanza? probabilmente troppo poco. Oggi beva più acqua, per favore. Sì, lo farò. Ha avuto stress ultimamente? Sì, al lavoro. Molto stress o più del solito? Più del solito. Ha già avuto questi disturbi? No, è nuovo per me. Ha dolori al petto? No, quello no. Ha fiato corto? No, respiro normalmente. Il battito è normale? Mi sembra un po' più veloce. Sente palpitazioni? Sì, un po'. Ha paura per i sintomi? Sì, un po'. È comprensibile. È qualcosa di grave? Lo controlliamo subito. Bene. Ora misuro la pressione. Ok, Poi misuriamo anche la febbre. va bene. Facciamo poi un breve esame. Devo restare qui? Decidiamo dopo l'esame. Bene, grazie. Cerchi di restare calma. Sì, ci provo. Ora ci prendiamo cura di lei. Grazie, mi rassicura. Una conversazione su sintomi è durata. Quali disturbi ha esattamente? Ho mal di gola da alcuni giorni. Il dolore è costante o va e viene? È quasi sempre presente. Ha anche la febbre? Sì, febbre leggera da ieri. Ha misurato la temperatura? Sì, era poco sopra 38 gradi. Da quando si sente malata? Da circa 3 giorni. I sintomi sono iniziati all'improvviso. No, sono arrivati piano. I sintomi sono rimasti uguali. No, sono diventati più forti. Ha anche mal di testa. Sì, soprattutto di sera. Il mal di testa è forte. No, da lieve a medio. La gola fa male quando ingoia? Sì, soprattutto mentre mangio. Anche quando beve? Sì, di più con bevande calde. Ha la tosse? Sì, ma solo se circa. Viene fuori catarro? No, per niente. La tosse è peggiore di giorno o di notte? Di notte è più forte. Dorme male per questo? Sì, mi sveglio spesso. Ha raffreddore o naso chiuso? Sì, il naso è spesso chiuso. Riesce ancora a respirare bene dal naso? Solo a volte. Si sente stanca o debole? Sì, molto stancirca. Anche durante il giorno? Sì, tutto il giorno. Riesce a lavorare normalmente? No, ora è difficile. È già rimasta a casa? Sì, ieri sono andata via prima. Ha già avuto questi sintomi? Sì, ma non così a lungo. Erano forti come ora? No, allora sono passati prima. Ha preso dei medicinali? Solo tisane e compresse per il dolore. Quali compresse ha preso? Ibuprofene. Le compresse hanno aiutato? Un po', ma non a lungo. Ha usato pastiglie per la gola? Sì, qualcuna. Hanno funzionato?
Solo per poco. Ha avuto stress di recente? Sì, al lavoro era molto. Più stress del solito? Sì, molto di più. Ha dormito a sufficienza? No, ho dormito male. Quante ore circa? Forse 5 o 6. Ci sono altri sintomi, A volte ho brividi. anche se fa caldo? Sì, anche allora. Ha dolori al corpo? Sì, un po' alle articolazioni. Grazie, è molto utile. Devo preoccuparmi? Ora guardiamo meglio. Va bene. Controllo subito la sua gola. D'accordo. Poi misuriamo di nuovo la febbre. Va bene. Poi decidiamo cosa fare. Grazie. Cerchi di restare calma. Sì, grazie. Una conversazione sulla diagnosi. Ho visto i suoi esami. Ok, che cosa ha trovato? Sembra un raffreddore. Quindi niente di grave? No, niente di grave. Mi calma. I suoi sintomi corrispondono bene. Per la tosse e la febbre? Sì, proprio per questo. E per il mal di gola? Sì, anche quello. Devo preoccuparmi? No, per ora no. È contagioso? Sì, un po'. Posso contagiare gli altri? Sì, soprattutto all'inizio. Devo restare a casa? Sì, meglio per alcuni giorni. Quanto dura circa? Di solito 5-7 giorni. E la tosse? Può restare un po' di più. Può peggiorare? Normalmente no. E se la febbre sale? Allora mi chiami per favore. Da che temperatura? Da 39 gradi. È un'infezione virale? Sì, è un virus. Serve antibiotico? No, qui non serve. Buono a sapersi. Il riposo è molto importante. Devo dormire tanto? Sì, il più possibile. Posso andare al lavoro? Meglio di no questa settimana. Devo prendere malattia? Sì, è sensato. E lo sport? Solo quando sarà di nuovo in forma. Quindi niente corsa? No, non ancora. C'è qualcosa da evitare? Sì, stress e aria fredda. Posso uscire? Sì, ma poco e ben coperta. Posso mangiare normale? Sì, cibo leggero è meglio. Per esempio zuppa? Sì, la zuppa va benissimo. Bere molto anche? Sì, acqua e tè? Con miele? Sì, il miele aiuta la gola. Devo prendere medicine? Se serve analgesici. Per esempio ibuprofene? Sì, va bene. Devo tornare qui? Solo se non migliora. Come lo capisco? Se il dolore aumenta. O se la febbre resta? Esatto. E se respiro peggio? Allora venga subito. Va bene, lo ricorderò. Ha altre domande? No, ora tutto chiaro. Le auguro buona guarigione. Grazie mille. Si riposi bene. Lo farò. Arrivederci. Arrivederci. Una conversazione su cura e farmaci. La diagnosi è una lieve infiammazione. Devo preoccuparmi. No, si cura facilmente. Sono contenta di sentirlo. Non si preoccupi troppo. Cosa devo fare adesso? Riposi per qualche giorno. Quindi molto riposo? Sì, il riposo è importante. Posso andare al lavoro? Meglio di no, resti a casa. Per quanto tempo? Almeno 3 o 5 giorni. Mi servono medicine? Sì, le prescrivo qualcosa. È un antidolorifico? Sì, contro dolore e infiammazione. Devo prenderlo regolarmente? Sì, per favore, regolarmente. Quante volte al giorno? 2 volte al giorno dopo i pasti. Mattina e sera? Esatto. Sempre alla stessa ora? Sì, è meglio. Ci sono effetti collaterali? A volte un po' di sonnolenza. Altro? Ogni tanto lieve irritazione di stomaco. Devo fare qualcosa? Prenda il farmaco dopo il pasto. Posso guidare? Meglio di no subito dopo. Per quanto tempo devo prenderlo? 5 giorni bastano di solito. Posso smettere prima se sto meglio? No, lo prenda fino alla fine. E se non migliora? Allora torni da me. Devo bere molto? Sì, acqua o tè vanno bene.
Ci sono bevande da evitare. Sì, per favore, niente alcol. Posso fare sport? No, per ora riposo. Nemmeno sport leggero. Solo quando non ha più dolore. Quando posso tornare al lavoro? Quando il dolore sarà finito. Quindi non troppo presto. Esatto. Mi serve una ricetta? Sì, gliela do adesso. Posso prenderla in qualsiasi farmacia. Sì, non c'è problema. Devo ricordare altro. Riposi e ascolti il suo corpo. Grazie per la spiegazione. Prego. Ora so cosa fare. Buona guarigione, la visita è finita ora. Devo tornare ancora? Sì, tra 2 settimane. È molto importante. Sì, vogliamo controllare il decorso. Cosa faremo allora? Parleremo dei suoi sintomi, Ci sarà un altro esame. solo se necessario. Quando devo venire esattamente? Meglio la mattina. È possibile un appuntamento di pomeriggio? Sì, va bene anche quello. Quale giorno ha tempo? Martedì o giovedì prossimo. Giovedì mi va meglio. Bene, giovedì alle 10. Devo portare qualcosa? Sì, la tessera sanitaria. Devo seguire altre istruzioni prima. Sì, venga a digiuno. Da quando non devo mangiare? Da 6 ore prima. Posso bere acqua? Sì, l'acqua è permessa. Devo continuare le medicine? Sì, come abbiamo detto. E se peggiora? Venga prima o telefoni. È possibile in ogni momento? Sì, durante l'orario di visita. Quanto dura il prossimo appuntamento? Circa 15 minuti. Va bene, ci riesco. Ha altre domande? No, per ora no. Allora ci vediamo la prossima settimana. Grazie, a presto. Di niente, buona guarigione. Una conversazione sul certificato di malattia. Parliamo ora del tuo certificato di malattia. Sì, per me è importante. Non ti senti ancora pronta per lavorare, giusto? No, mi sento ancora molto debole. Riesci a concentrarti? No, è difficile. Hai ancora dolori? Sì, soprattutto al mattino. Allora lavorare ora non ha senso. Lo penso anche io. Posso metterti in malattia. Per quanto tempo? Prima per 3 giorni. Basta? Di solito sì. E se poi sto ancora male? Allora prolunghiamo il certificato. Devo tornare qui? Sì, per favore. Da quando vale il certificato? Da oggi? Anche per oggi? Sì, anche per oggi. Devo avvisare subito il datore di lavoro? Sì, meglio oggi stesso. Telefono o email? Vanno bene entrambi. Devo dire cosa ho? No, non serve. Solo che sono malata. Esatto. Ricevo un certificato. Sì, un certificato di malattia. Lo ricevo stampato. Sì, e anche digitale. Cosa faccio con il foglio? Una parte va al datore. E l'altra parte? Quella è per te. Si può inviare anche online. Sì, molti datori lo ricevono online. Devo comunque consegnare qualcosa. Meglio chiedere in azienda. Da quando serve il certificato? Al massimo dal 3° giorno. Alcune aziende lo vogliono prima, vero? Sì, a volte dal 1° giorno. Allora è bene che sia qui oggi. Sì, hai fatto bene. Riceverò lo stipendio? Sì, di solito lo prendi. Per quanto tempo? Fino a 6 settimane. E dopo? Poi paga l'INPS. Devo fare domanda? No, è automatico. Posso uscire durante la malattia? Sì, se aiuta la salute. Per esempio fare una passeggiata? Sì, è permesso. Posso fare la spesa? Sì, puoi. Cosa non posso fare? Tutto ciò che rallenta la guarigione. Ad esempio sport Esatto. o lavorare da casa. Anche quello non è permesso. Buono a sapersi. Riposa davvero. Sì, lo farò. Se il datore ha domande non può chiamarci. Perché no? Per la privacy. Bene. La tua diagnosi resta privata.
Questo mi calma. Hai altre domande sulla malattia? No, ora è tutto chiaro. Allora preparo il certificato. Grazie mille. Buona guarigione. Grazie. Chiamami se peggiori. Lo farò. Ti auguro buon riposo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.